Usuluddin, sono i principi fondamentali, i pilastri dell'Islam. Si può dire sotto certi aspetti che l'unico principio è Dio, è Allah, è il suo essere, il principio di ogni cosa. Quindi il principio fondamentale, primo, della religione islamica, che è una religione monoteista, è credere, prima di credere, convincersi con chiare, inequivocabili e palesi prove dell'esistenza e dell'unicità del creatore dei cieli e della terra, del principio dell'universo. E questo principio viene chiamato Tawhid. Tawhid vuol dire unicità, monoteismo, esatto. E questo è il primo principio. Secondo? Il secondo principio è la Nubuwah, è la risala, è la Ba'tha, come si dice, la profezia, è credere nel profeta, nei profeti, credere nella profezia. Attenzione, quindi credere non solo nella missione profetica di Muhammad, il profeta dell'Islam, ma in generale nella profezia. Certo. Il fatto che i profeti, ora poi magari spiegheremo di più, sono venuti sulla terra da parte del Signore. Sì, sotto questi, in altri termini, credere, convincersi prima, con prove logiche, rigorose, del fatto che il Dio, la divinità unica che abbiamo dimostrato esistere ed essere unica, comunica con l'essere umano, ma non con tutti gli esseri umani, con particolari esseri umani che sono appunto i profeti e i messaggeri divini. Questo è lo spirito e l'anima del secondo principio dell'Islam. Benissimo. Il terzo? Il terzo principio che viene ricordato come fondamentale è l'inizio, l'origine è Dio. Dio comunica all'essere umano tramite i profeti, comunica una serie di leggi, una serie di principi, una religione, una via che deve essere seguita per arrivare dove? A una fine. Un obiettivo. A un obiettivo. Alla resurrezione, al paradiso, all'inferno, all'aldilà. Quindi la questione del ma'ad, del ritorno, della resurrezione. Quindi il terzo principio si chiama ma'ad, sì, o ritorno. Ritorno in vita per l'eternità, per raggiungere la vita eterna, la beatitudine eterna o, Dio non voglia, la dannazione eterna.